NASPI ottobre 2023, c'è la terza data di pagamento. I pagamenti sono cominciati lunedì 9 ottobre, ma non si esauriscono certamente in una sola giornata, anzi. Ecco perché INPS sta continuando a emettere altri pagamenti e sui fascicoli previdenziali stanno comparendo delle nuove date di accredito. NASPI ottobre 2023, 3 date di pagamento. Gli accrediti dell'indennità di disoccupazione NASPI sono gestiti a livello locale, ciò comporta che non tutti i beneficiari riscuotano lo stesso giorno. Per esempio, in linea di massima procedono più lenti in quelle città in cui le sedi INPS hanno più lavoro da sbrigare e sono oberate di pratiche, come Milano, Roma, Napoli, eccetera. In queste ore comunque più o meno tutte le sedi INPS stanno lavorando la NASPI, pertanto a breve compariranno delle nuove date di pagamento. Un primo appuntamento da segnare sul calendario ce lo segnala un percettore. Accredito reddito di cittadinanza ottobre 2023, doppio anticipo al via. Reddito di cittadinanza ottobre 2023, doppio anticipo per la 10ª rata dell'anno e la prima di ottobre. La prima ricarica del mese interessa chi aspetta gli arretrati o la prima mensilità in assoluto, quindi chi ha fatto domanda a settembre. INPS la paga sempre il 15 del mese tranne quando il 15 cade di giorno festivo. È il caso di ottobre e l'Istituto Previdenziale ha quindi dovuto rivedere i suoi programmi. INPS ha deciso perciò di anticipare di un paio di giorni la prima ricarica del mese. Ecco perché si parla di doppio anticipo. Naturalmente possono attendersi l'accredito effettivo dell'RDC il prossimo venerdì 13 ottobre solo coloro che hanno avuto un esito positivo alle lavorazioni, quindi che hanno superato i controlli. Chi non soddisfa tutti i requisiti, infatti, non potrà avere accesso al sussidio. Adesso non rimane che attendere l'invio disposizioni a Poste Italiane. Nonostante il ritardo dei pagamenti RDC di settembre, è auspicabile che la ricarica anticipata di ottobre arrivi tra le ore 12 e le ore 14 di venerdì 13. Supporto formazione e lavoro €350, nuovi pagamenti dopo metà ottobre. Supporto formazione e lavoro, i primi pagamenti della misura che ha sostituito il reddito di cittadinanza nelle famiglie di soli occupabili che già hanno fruito di 7 mensilità dell'RDC sono già partiti e altri avverranno a breve. Il pagamento ammonta a €350 mensili per un anno, ma non va in automatico a tutti gli ex percettori RDC. Per accedervi occorre infatti rispettare determinati requisiti e condizioni. Vediamoli. Supporto formazione e lavoro €350. A chi spetta i requisiti. Per accedere al supporto per la formazione e il lavoro bisogna essere cittadino dell'Unione, titolare di permesso di soggiorno oppure cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolare dello status di protezione internazionale. Inoltre, spetta solo se al momento della presentazione della domanda si risiede in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo. Occorre anche possedere stringenti requisiti economici e patrimoniali, ossia avere un ISEE, in corso di validità, non superiore a €6.000. Avere un reddito familiare inferiore a una soglia di €6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Avere un patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di €150.000, non superiore a €30.000. Avere un patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di €6.000, accresciuta di €2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di €10.000. Incrementato di ulteriori €1.000 per ogni minorenne successivo al secondo. Infine, con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, nessun componente deve essere intestatario di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cm3 o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cm3, immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta. Navi e imbarcazioni da diporto. Aeromobili di ogni genere. Supporto formazione e lavoro. Come averlo? La condizione per ricevere il SFL, fatto salvo il rispetto dei requisiti sopra elencati,
è partecipare a un corso di formazione o a un altro tipo di attività formativa, come tirocini, PUC, eccetera. Nella richiesta del sussidio, infatti, l'interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di ID e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Sottoscriverà dunque il patto di attivazione digitale e potrà così prendere parte al Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori GOL. Solo una volta avviata l'attività di formazione INPS procederà al riconoscimento del supporto dal valore di €350 mensili. USA, San Giuliano. Restituite all'Italia 19 opere d'arte trafugate. Il ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, è intervenuto nella sede del Consolato Generale d'Italia a New York, negli USA. L'occasione è stata la cerimonia di restituzione di 19 opere d'arte classica, trafugate illegalmente dall'Italia e adesso restituite al patrimonio dello Stato. Il patrimonio culturale è l'anima della nazione. Ringrazio le autorità americane per la loro eccellente collaborazione nella lotta al traffico illecito di beni culturali, ha detto San Giuliano. Milano, stilista impiccata, l'ex compagno assolto in appello. Marco Venturi era imputato per il caso di Carlotta Benusiglio, trovata senza vita nel 2016. L'uomo è stato assolto sia dall'imputazione della condanna di primo grado sia da quella di omicidio. Finlandia, il gasdotto fuori servizio 5 mesi per le riparazioni. Il gasdotto Finlandia-Estonia resterà per 5 mesi fuori servizio per le riparazioni. Lo segnala l'operatore all'indomani del guasto che ha causato una perdita di gas in un tratto sottomarino che collega i due paesi. Le autorità di Helsinki sono convinte che l'incidente sia legato a un atto di sabotaggio. In particolare, l'Istituto di Sismologia norvegese NOSAR ha spiegato di aver rilevato una probabile esplosione prima che si verificasse la perdita. Fondo Monetario Internazionale. Il governo italiano sia più ambizioso sul calo del debito. Il responsabile del Dipartimento di Bilancio. Il debito pubblico calerà, ma molto lentamente e ben al di sopra del livello pre-pandemia. L'FMI chiede al governo italiano uno sforzo maggiore sul calo del debito pubblico. Il responsabile del Dipartimento di Bilancio, Vitor Gaspar, sottolinea che servono ambizioni aggiuntive in termini di aggiustamento dei conti pubblici. Il debito calerà, ma molto lentamente e ben al di sopra del livello pre-pandemia. Per far scendere il rapporto debito-PIL intervengono due elementi cruciali: riforme strutturali per aumentare il potenziale di crescita e obiettivi più ambiziosi. Salvini, nel 2032 è possibile accendere una centrale nucleare in Italia. Da milanese la prima la vorrei a Milano. Lo vorrei un reattore di ultima generazione nella mia città, ha detto il vice premier. Il primo interruttore di una centrale nucleare in Italia potrà essere acceso nel 2032 se partiamo nel 2024. A indicarlo è il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, assicurando di aver chiesto ai tecnici del mio ministero sulla fattibilità del progetto. E chiarisce che da milanese la prima centrale la vorrei a Milano. Lo vorrei un reattore di ultima generazione nella mia città, perché sono convinto che sia energia pulita, sicura e costante. Grazie per la visione, iscrivetevi al canale e mettete mi piace al video.